Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, insieme finalmente possiamo dirlo al DJI Mavic Mini e ad Antonio Zenzola, il nostro amico rivenditore autorizzato DJI e proprietario del sito dronisport.it. Ciao Antonio. Ciao Michele, davvero piacere conoscerti. Questo è il mio? È il tuo. Oh, ufficialmente glielo consegno, sei praticamente il primo al sud. Grazie mille Antonio. Oltre ad essere rivenditore autorizzato DJI è anche proprietario del sito dronisport.it. Sul suo sito trovate anche la manualistica aeronautica per operatori ENAC. Vuoi aggiungere anche qualcos'altro? Sì, operatori SAPR vuol dire le organizzazioni o le persone fisiche che hanno la responsabilità degli aeromobili a pilotaggio remoto. Vedremo con la nuova normativa, sicuramente sul Mavic Mini ci saranno un sacco di scorciatoie, per cui non sarà richiesta nemmeno la registrazione. Ma per altri droni professionali come Mavic 2 o tutta la parte Enterprise sia di DJI che di Unic abbiamo sicuramente l'obbligo di registrarsi, di pagare l'assicurazione quella professionale, attenzione, non quella amatoriale, e soprattutto di avere l'attestato di pilota APR che conseguite qui presso la Dronisport University, sempre in promozione. E trovate tutti i link in descrizione video ragazzi. E questo è un po' il motivo per cui questo DJI Mavic Mini è così atteso, corretto? Correttissimo, perché rappresenta in questo momento il primo vero inoffensivo conforme alla categoria Open C0. Perfetto. Questo vuol dire che sotto i 249 grammi non sarà richiesta nemmeno l'iscrizione. Un drone per tutti praticamente, un drone soprattutto per gli hobbisti. Si tratta pur sempre di un drone che può volare quasi ovunque, ma non ovunque. Rispettate sempre le no-fly zone e volate sempre con la testa ragazzi. Inoltre Antonio, ho letto di una tua promozione riguardante l'uscita del nuovo DJI Mavic Mini, corretto? Correttissimo, perché il mio primo impegno ovviamente è per gli operatori del settore, quindi ci tenevo ad essere il primo in Italia ad implementare i manuali aeronautici obbligatori, che in questo momento con l'attuale regolamento, il V2 emendamento 4, sono ancora obbligatori. È considerato come uno Spark o un ANAFI, che per renderlo inoffensivo bisogna essere conforme all'articolo 12,5, quindi deve pesare meno di 0,3, velocità inferiore a 60 km/h e il peso deve essere contemplato con la protezione delle parti rotanti, quindi i famosi paraeliche. Per questo la promozione che ho inserito sul sito, 415 euro, oltre al Mavic Mini standard, quindi drone, radiocomando, aggiungo i paraeliche che non sono compresi in questa confezione. I paraeliche verranno spediti, costano se non sbaglio 19 euro, verranno spediti successivamente, spero per fine mese, e includo soprattutto i manuali aeronautici obbligatori. Inoltre Antonio, quando verranno spediti in massa questi Mavic Mini? Allora, abbiamo sottoscritto con DJI un accordo molto importante, penso sia worldwide, quindi in tutto il mondo, si potranno spedire da lunedì 11. Per questo ho organizzato un evento importante a Roma. L'11 sera siete tutti invitati ad un party di benvenuto. Daremo il nuovo benvenuto al Mavic Mini, faremo un aperitivo e consegnerò una trentina di questi pezzi di Mavic Mini a chi mi viene a trovare a Roma. Poi ho letto anche a Bari successivamente. Sì, farò un altro evento per la consegna di qualche altra decina sempre di questi pezzi singoli. I combo ci stanno arrivando e spero per fine mese, prima settimana di dicembre, almeno questo è quello che ci ha detto la DJI. Quindi vi lascio tutti comunque, vuol dire qualcos'altro? No, basta così, va bene. Quindi abbiamo il 16, il sabato qui, il 17 vi lascio a comunque Potenza. tutti i promemoria in descrizione video, dateci un'occhiata e se volete siete invitati ragazzi. Ora la parte più importante, la prima prova di volo del Mavic Mini che faremo insieme ad Antonio. Lo so, la state aspettando in tanti, quindi iniziamo. Oggi c'è un discreto venticello, quindi vediamo subito come si comporta la stabilità di questo DJI Mavic Mini.
Stiamo provando il ritorno a casa, vediamo come va. Dai, direi 1 metro di errore, ci sta. Michele, io vorrei provare la modalità sport, che dici? Ok, andiamo. Proviamo? Sì. Vai. Beh, sicuramente sale un po' più velocemente. Sì, è abbastanza veloce. Allora mi ha dato un alert di potenza insufficiente per gestire la modalità sport, perché evidentemente abbiamo consumato un po' di Un po' troppa batteria, dai. sì. Beh, siamo arrivati a 49. Proviamo, vediamo il pitch. Saremo sui 35. Bene ragazzi, il primo volo direi che è andato a buon fine. Impressioni personali? Beh, partirei Michele, da... scusa se ti dimmi. interrompo, che cosa vuol dire a buon fine? Che è tornato È tornato dopo sano e salvo. un RTH importante che abbiamo fatto? Esattamente. Non possiamo dire la distanza. Però effettiva. è andato abbastanza lontano, più di altri modelli della DJI stessa, Sì. come, lo diciamo, come lo Spark, come l'Air. Allora ragazzi, quando facciamo diciamo un long range o comunque stressiamo le capacità diciamo di radiofrequenza, data link e FPV, la parte video, è importante rimanere sempre nella stessa zona, fare dei test deterministici. Esattamente. Vuol dire che a parità di condizioni ambientali ci aspettiamo risultati molto simili. In questo campo qui abbiamo testato lo Spark, il Mavic Air, Typhoon H, Typhoon H Plus e H520. Sono tutte macchine Wi-Fi, tutte macchine diciamo moddate o diciamo ottimizzate, si può dire? Sì, In FCC. Qualcuno fa anche questo, ragazzi. questo Però ovviamente è in CE, mi raccomando, è importante. i droni che abbiamo testato Wi-Fi modificati in FCC, ricordo che è illegale farlo in Europa, abbiamo osservato delle distanze in una certa direzione dove sappiamo che ci sono delle interferenze importanti perché ci sono delle antenne telecom. Abbiamo osservato delle distanze, diciamo che a 500 metri quasi tutti questi droni Wi-Fi hanno dei grossi problemi e triggerano il return to home. Con il Mavic Mini oggi devo dire sono rimasto sorpreso, Sì, perché anche io, non è particolarmente. in FCC questo, È in giusto? CE. È in Eppure CE. si è comportato meglio di alcuni in FCC. Allora non possiamo dire la distanza, Però possiamo dire che magari poi faccio un test sul mare dei miei soliti ragazzi, però seguite ottimo. Michele. Ottimo. Michele dice sempre la verità. Ci provo. Mi soffermerei un attimo sui difetti, ovviamente. Diciamo che non è silenziosissimo, siamo a circa su uno Spark come rumorosità, forse qualcosina in meno. E un altro difetto che potrebbe essere corretto da DJI in futuro, staremo a vedere, sono le funzionalità di volo, come le chiamo io, le Smart Fly, che non sono tantissime, perdonatemi. Abbiamo l'orbit, la spirale e davvero pochissimo altro, non c'è il follow me o Forse il altro. Rocket, abbiamo visto anche il Rocket. Anche il Rocket, Sì. sono 3-4 funzionalità, ma la cosa particolare è che comunque il drone permette di selezionare una persona da seguire, quindi è strano che non sia presente il follow me o l'active track, forse arriveranno in futuro, chissà. Allora vi ricordo che stiamo testando in anteprima il Mavic Mini con un'app Beta. che un'app beta non esiste ancora Che né uscirà su App l'11 Store né direttamente. su Play, quindi si parla fra 2 giorni, sicuramente vedremo l'app definitiva. Ovviamente una prima versione mi aspetto, proprio per gli algoritmi di computer vision già implementati, che l'active track sia il naturale upgrade nelle Sarebbe prossime facilmente versioni. implementabile alla fine in questo. Quindi per tutti coloro che si stanno preoccupando come mai non ha il follow me, non ci metto la mano sul fuoco, anzi no, ce la voglio proprio mettere.
Secondo me lo implementeranno nella versione 1.2. Ma parliamo ora dei pregi. Il punto più importante ovviamente è la cam, direi stabilizzata molto bene, anche la qualità, ovviamente io mi baso solo su quello che ho visto dallo smartphone, ma sembra comunque molto buono per la sua fascia di prezzo. Beh, devo dire che la stabilizzazione sul terzo asse era quello che ci aspettavamo tutti e ci ha colpito, quindi Per un drone così leggero. un drone da 249 grammi, tutta questa tecnologia è importante, quindi sicuramente andrà molto meglio rispetto allo Spark. Sicuramente un ottimo drone ad usi hobbistici, però vedremo anche per qualcosina in più. Ecco, abbiamo fatto anche qualche test nella modalità sport. Sì, esattamente. Quindi in qualche imbardata sicuramente vedremo già lì la differenza Come fra avete il visto. vecchio Spark e il nuovo Mavic Mini, non perderà sicuramente l'orizzonte. Altro grosso punto positivo è sicuramente l'autonomia di volo. Tutta l'anteprima che avete appena visto è stata fatta con una sola carica di batteria, una sola scarica, possiamo Sì, dirlo? ma diciamo che era la prima. Era la fra prima l'altro. scarica, appena spacchettato appunto. Quindi sì, abbiamo fatto 4 voli, abbiamo fatto atterrare 4-5 volte. Se Esattamente, non test ricordo. vari, smart fly, quindi direi più che promosso sotto questo aspetto. Ultimo aspetto davvero positivo di questo DJI Mavic Mini sono le dimensioni. Ma che fine Dov'è? ha fatto? Dov'è? Ah, è qui dentro, è nella mia tasca, entra praticamente in tasca, piccolissimo. Diciamo, Una bella sorpresa, caratteristica. una bella caratteristica. Ragazzi, non vi dimenticate il propeller holder. Sì, blocca eliche, perché ovviamente se ve lo mettete in tasca con le eliche così aperte non fa benissimo ai motori, è un po' pericoloso. Comprate dei blocca eliche, trovate comunque tutte le offerte sia sugli accessori sia sul drone, non solo sul Mavic Mini, sul sito di Antonio che vedete qui sotto. Ok, Dronesport.it. bene. Questi accessori inizieranno ad arrivare a dicembre, quindi Comunque sono già prenotabili, no? Sì, sì, sono già prenotabili, Con potete degli fare il sconti preordine. che trovate sul sito. Se vi registrate c'è sempre uno sconto importante. Bene Antonio, grazie per questa prova in anteprima. Direi che ora io vado a provarlo, a fare anche altre prove che vedrete sicuramente qui sul canale nei prossimi giorni o forse anche nelle prossime ore. Antonio, cosa dire? Michele, io sono rimasto piacevolmente sorpreso della tua professionalità, del tuo approccio. Ah, anche io della tua ci E mancherebbe. quindi al di là di questi, diciamo, falsi complimenti, no, sono tutti veri, in realtà ragazzi, innanzitutto me lo aspettavo la metà di quello che... Seriamente, questa è la prima volta che faccio un video con un'altra persona che non sia Stefania, quindi questo volevo dire. È andata male allora? Lo Vabbè, so, ma rimani con però Stefania, ci scusami. proviamo, non siamo giornalisti professionisti, però almeno proviamo a contributo fare il nostro, l'abbiamo no? dato. A dare il nostro contributo. Comunque davvero grazie Michele, complimenti. Oh, grazie a te, se avete qualche domanda ragazzi su questo drone non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto, sono felice di rispondere a tutte le vostre domande e mi raccomando, se volete supportarci ci basta un like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdere le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto. Buona giornata a tutti ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, da Michele e Antonio, alla prossima, ciao ragazzi. Grazie, ciao.